Salve e benvenuto o benvenuta a questa prima lezione sull'app Service Desk in cui andremo a vedere come ottenere gli ambienti all'interno dei quali l'applicazione poi potrà essere personalizzata. Dopo aver fatto il login al nostro account Office 365, ci troviamo qui sul pannello in cui è possibile visualizzare tutte le applicazioni che ci mette a disposizione Office 365 e quindi andremo a scegliere e ad aprire Power Apps. Una volta che ci si apre il pannello comandi di Power Apps, vediamo che qui ci sono tante possibilità di realizzazione di applicazioni con questo strumento e in particolare ci sono dei modelli precompilati già da utilizzare, come andremo a vedere appunto con l'applicazione Service Desk. Cliccando sulla scritta tutti i modelli raggiungiamo appunto tutti i modelli che Power Apps ci mette a disposizione e scegliamo il nostro modello Service Desk, cioè il modello che vogliamo andare a personalizzare. A questo punto Power Apps ci chiede se vogliamo salvare questa applicazione, cioè il modello di questa applicazione da modificare, in formato per il tablet o in formato per lo smartphone. Ovviamente noi faremo tutti e due questi passaggi perché poi collegheremo tutti e due i formati alla stessa origine dati, di modo che i nostri utilizzatori dell'applicazione potranno inserire i dati indifferentemente dal tablet o dallo smartphone. Cominciamo con il formato per il tablet e andiamo innanzitutto a rinominare la nostra applicazione in Service Desk Tablet e aggiungiamo anche iPad, perché scaricando l'applicazione Power Apps dal Play Store di Google o dall'Apple Store sarà utilizzabile indifferentemente da qualsiasi dispositivo mobile, sia Android che Apple. Quindi andiamo a cliccare su Crea. Una volta cliccato su Crea, Power Apps inizierà le operazioni di salvataggio di questo modello di app e ce la presenterà immediatamente in Power Apps Studio per le modifiche. Quindi qui clicchiamo su Ignora e questo è l'ambiente per modificare e personalizzare questa applicazione. La prossima operazione da compiere è cliccare qui e andare a dire a Power Apps di creare questa app in forma personalizzata, di modo che poi potremo intervenire per apportare tutte le modifiche che vogliamo. Quindi clicchiamo qui su Crea app personalizzata. A questo punto gli dovremo dire di andare a salvare i dati, quindi tutto il pacchetto di questa applicazione, nel nostro OneDrive for Business che è associato al nostro account di Office 365. Lo potremmo fare anche in altri ambienti, ma qui comodamente per trovare subito i dati andremo a dire salva tutte le informazioni, quindi tutti i file del pacchetto di questa applicazione all'interno del nostro OneDrive for Business. Quindi scegliamo questo e poi clicchiamo qui su operazione completata. A questo punto iniziano le operazioni di salvataggio, alla fine delle quali Power Apps ci avvertirà del fatto che è stata creata la versione di questa applicazione, di questo modello di applicazione, per poi far sì che noi possiamo intervenire ad apportare le modifiche. Ecco, qui già qualcosa è cambiato, perché come vedi ci sono tutti questi piccoli cerchi con la X all'interno, questi cerchi rossi con la X all'interno, perché qui bisognerà andare a modificare, a correggere qualcosa perché questa applicazione possa funzionare veramente. Il passaggio successivo è quello di andare a salvare la nostra applicazione all'interno di Power Apps, di modo che poi ogni volta che dal nostro account Office 365 ci collegheremo a Power Apps, la troveremo nella lista per poterla utilizzare. Quindi clicchiamo qui su File, poi su Salva, aggiungiamo anche iPod che non l'ha preso e clicchiamo qua giù in basso su Salva. E a questo punto Power Apps andrà a salvarla nella lista a cui ho accennato poco fa,
di modo che poi la possiamo utilizzare quando vogliamo e poi nel momento in cui andremo a metterla a disposizione dell'azienda a condividerla con gli altri utenti di Office 365. A questo punto, se dal nostro account Office 365 rientriamo in Power Apps e andiamo nella lista delle nostre applicazioni, ecco che troviamo l'app che abbiamo appena salvato, Service Desk Tablet iPad. Quindi adesso andiamo a creare la versione per lo smartphone, quindi in modo da renderla utilizzabile su tutti i dispositivi mobili. Quindi andiamo qui su Crea, torniamo al nostro modello Service Desk e questa volta gli chiederemo di creare la stessa applicazione collegata a un'origine dati che sarà simile e che poi dopo renderemo uguale per lo smartphone. Anche in questo caso la chiameremo Service Desk Smartphone iPhone. Crea. Quindi anche in questo caso Power Apps andrà a creare la stessa applicazione di prima, soltanto questa volta per il formato smartphone o iPhone. Anche in questo caso andremo a chiedere a Power Apps di creare l'applicazione personalizzata, scegliendo sempre il nostro OneDrive for Business. Operazione completata e anche in questo caso alla fine di questa operazione andremo a salvare la nostra applicazione nella lista delle nostre applicazioni. Quindi attendiamo un secondo che Power Apps completi le operazioni. Ecco, ha finito. File, salva e andiamo a salvare la nostra applicazione nella lista. A questo punto, come abbiamo fatto prima, siamo tornati nel nostro pannello comandi dell'account Office 365, torniamo ad aprire Power Apps e adesso troveremo anche l'altra applicazione, la seconda che abbiamo salvato, Service Desk Smartphone e iPhone. Nella prossima lezione andremo a collegare la versione smartphone alla stessa origine dati del tablet, di modo che poi chiunque avrà sia l'una che l'altra versione inserirà i dati nello stesso contenitore e potrà vedere i dati inseriti nello stesso contenitore.